notte la malinconia non è uno stato d'animo. Le vite altrui si sono rotte e sembra non esista più il tuo prossimo. Ti vesti un poco di silenzio, hai la dolce illusione di essere solo. Sono macchine che passano o del vento, o sono i tuoi pensieri alzati in volo. I tuoi pensieri un po' ubriachi, danzando per le strade, si allontanano. Possiamo incominciare, se si sente comunque la nostra voce, va bene? E io ringrazio per essere qui, abbastanza numerosi, ad ascoltare questa conferenza, soprattutto ad ascoltare un ospite per noi molto importante, per cui Sabrina brevemente ci presenterà. Io ringrazio anche il sindaco Maffei per essere qui, sindaco, consiglieri o assessori che sono qui ad ascoltare questa conferenza. Da tempo voi sapete che come collettivo Exit, l'associazione per i comuni, ci battiamo sulla questione dei rifiuti. Non è una nostra fissazione. Noi pensiamo che oggi sia centrale, per poter uscire dalla crisi, mettere al centro la tematica ambientale. Noi da tempo diciamo, non solo c'è un conflitto grandissimo tra capitale e lavoro, noi lo viviamo ogni giorno, vengono cancellati i diritti, c'è la possibilità anche di licenziare, c'è sempre più precarietà e sfruttamento, ma diciamo anche un'altra cosa importante, che c'è un conflitto grandissimo tra capitale e ambiente. Qui c'è il rischio, soprattutto nei nostri territori, di uscita dalla crisi sfruttando ancora di più il nostro territorio, facendo business sui rifiuti e quindi procurando a noi e alla nostra terra sempre più povertà. E quindi noi oggi siamo impegnati su questo fronte, siamo impegnati anche nella battaglia contro la cementeria, che tutti voi sapete. Noi ci siamo costituiti come realtà, come soggetti sociali all'interno dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che è l'ultimo passaggio alla Regione per l'autorizzazione richiesta dalla Pulsione per poter aumentare i rifiuti da bruciare, cioè il CDR da bruciare nei propri stabilimenti. Ebbene, la conferenza dei servizi del 12 aprile ci saremo noi come realtà, con i nostri esperti che ci hanno dato una grossa mano, medici, tecnici che si stanno battendo con noi in questa battaglia. Ci saranno anche le istituzioni a cui noi invitiamo, come posso dire, a porre tutta una serie di quesiti e di questioni su queste tematiche. Bene, noi siamo impegnati da tempo, siamo impegnati sulla questione della cementeria, ma siamo impegnati anche su un altro fronte importantissimo, quello di portare il nostro territorio, la nostra città verso rifiuti zero, ad abbracciare ed adottare la strategia rifiuti zero. Non è un sogno o un'utopia, è oggi qualcosa di concreto, viene fatto in tantissime città, non solo nel mondo, ma anche in Italia. Ci sono tantissime decine di comuni che stanno andando verso hanno intrapreso questo percorso. Bene, noi ci ricordiamo che questo si è intrapreso non solo nella città di Valletta, ma anche nell'intero territorio della Valle. Però c'è un problema gravissimo e grandissimo. Noi abbiamo scoperto nell'ultimo consiglio comunale a Valletta, dove si è parlato dei rifiuti, e soprattutto una cosa importante, è stata accettata e approvata la nostra proposta portata avanti da alcuni consiglieri del Partito Democratico e della Federazione della Sinistra di fare un consiglio comunale monotematico sulla questione dei rifiuti. Però c'è un problema grandissimo, che nella città di Andria e nella città di Trani sono previsti a Trani una discarica e nella città di Andria un impianto di biostabilizzazione. Un impianto di biostabilizzazione che non è altro un impianto per produrre combustibile da rifiuti. Ebbene, per alimentare questo impianto c'è bisogno di rifiuti tal quale, cioè di rifiuti indifferenziati. Bene, oggi ci poniamo la domanda: chi alimenterà questo impianto? Questo è stato deciso e approvato, noi l'abbiamo capito bene, quindi vorremmo anche, ulteriori spiegazioni. È stato deciso nell'ambito dell'ATO, che è l'ambito territoriale ottimizzato. Ebbene,
questo significa che per noi c'è il rischio di ripetere quello che sta avvenendo in territori, per esempio, come Conversano, quello di Bari, dove la gente l'anno scorso è scesa in piazza per poter fare la raccolta differenziata, perché si costringono le popolazioni a dover dare rifiuti indifferenziati. Bene, noi ci batteremo perché questo non avvenga, e soprattutto noi vogliamo che questo Consiglio Comunale Montematico sia aperto alla città, ai movimenti, alle associazioni, a quei cittadini e quelle cittadine che vogliono dare il loro contributo. È importantissimo, quando questo Consiglio Comunale sarà convocato, che ci sia un confronto tra le istituzioni e i movimenti, soprattutto perché i movimenti e i soggetti sociali che sono riusciti, tra tante difficoltà, tra virgolette, ad imporre nell'agenda politica locale tutta una serie di tematiche che oggi rappresentano la possibilità di poter uscire da una crisi economica spaventosa che attanaglia anche le nostre città e le nostre comunità. Io non continuo, lascio la parola a Sabrina che ci presenterà il nostro ospite, molti di voi già lo conoscono, e io vi ringrazio ancora per essere qui. Sì, come ha detto Alessandro, insomma, questa strategia rifiuti zero ormai è una strategia che è nata negli Stati Uniti quasi 20 anni fa. Infatti il concetto di sviluppo sostenibile risale al 1992, quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite appunto lo elaborò e lo rese appunto un concetto molto chiaro che doveva cercare di coniugare gli interessi economici con gli interessi sociali ed ambientali. Infatti il professor Paul Connett, che abbiamo qui come ospite, è stato insegnante, professore emerito della St. Lawrence University di New York, dove ha non a caso insegnato chimica ambientale e tossicologia, proprio perché insomma, queste realtà che lui ci spiegherà come gli inceneritori piuttosto che i cementifici producono gravissimi danni tossicologici sulla nostra salute, quindi problemi epidemiologici, ma anche problemi ambientali, insomma sono strettamente correlati. Il professor Polcone è appunto ideatore di questa che viene chiamata strategia del rifiuti zero, che a noi prima ricordare non è un'opinione, ma è una strategia, diciamo, empirica, cioè dimostrata scientificamente attraverso la realizzazione di 10 punti ben precisi che appunto rientrano in questa deliberazione che accennava Sandro, che il Consiglio Comunale di Valletta discuterà a breve. C'è una deliberazione che è stata creata in Italia apposta sul modello della strategia di rifiuti zero originale, che appunto prevede questi 10 punti che il professor Paul Connett ci illustrerà. Il professore appunto proprio per la necessità ormai riconosciuta a livello mondiale da numerosissimi organismi ha girato il mondo, praticamente è stato ospite in 48 paesi negli Stati Uniti, in ben 47 paesi in tutto il mondo, e soltanto in Italia ha tenuto 2000 conferenze. Naturalmente questo lavoro di attivista e di esperto, perché parliamo di un professore appunto esperto in materia, probabilmente il più esperto al mondo, l'ha portato ad essere eletto nel 2007 come presidente dell'osservatorio rifiuti zero del comune di Capannoli. Per chi non lo sapesse, il comune di Capannoli è in provincia di Lucca ed è stato praticamente il primo comune d'Italia ad approvare il Consiglio Comunale questa deliberazione sulla strategia del rifiuti zero, che prevede anche appunto la creazione di un osservatorio in ogni comune che porta avanti uno studio sul comportamento della cittadinanza, ma anche e soprattutto uno studio sul rifiuto stesso, perché chi lavora in questo genere si preoccupa anche di guardare che cosa c'è nei nostri sacchi di immondizia, perché differenziare non è semplice, e non è semplice neanche differenziare in modo qualitativo, se non soltanto quantitativo, il discorso di qualità. Infatti l'invito che noi da sempre continueremo anche a fare l'amministrazione è quello di coinvolgere cittadini ed associazioni proprio nell'opera di sensibilizzazione e
formazione della cittadinanza, perché senza educazione alla strategia rifiuti zero gli obiettivi sono praticamente difficilissimi da raggiungere. Questo è stato appunto dimostrato in tutte le città che hanno abbracciato questa strategia. Io non rubo altro tempo, io presento il professor Connett, che ringrazio anche Jeff, che stasera è il dottor Can we have these lights, these front lights on? Well, thank you, Sabrina, Alessandro, and the other organizers of this meeting. Thank you, Mr. Mayor, for coming to the meeting. And to the cittadini, thank you very much. This is a wonderful turnout. This is my 54th visit to Italy, and once again organized by Rossano Callini. I've spoken in 224 Italian cities, and Barretta is number 224. Tonight I shall be talking about three things. First of all, a few words about sustainability, and then talking about the zero waste strategy, and thirdly, the arguments against burning waste in cement mills. Prima parlerò sulla sostenibilità e seconda sulla strategia su zero rifiuti e terzo l'argomento contro l'incenerimento dei waste solidi nei contenitori. So first a few words then about sustainability. We would need 4 planets if everybody consumed like an American. Se tutti hanno consumato come gli americani, però io e mia conoscita figli e profeta non sono esclusi, abbiamo bisogno di 4 pianeti per contenere tutti i rifiuti. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. Invece se consumiamo come gli europei, avremo bisogno di 2 pianeti. And meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. E nel frattempo India e Cina stanno crescendo, stanno copiando la nostra abitudine. Something has to change
And the best place to start this change is with waste. Because everybody makes waste. And all the time we are making waste, we're part of a non-sustainable way of living on this planet. Ha detto finché stiamo continuando a produrre rifiuti, tutti quanti noi, tutte le persone siamo parte di un sistema non sostenibile. But with good political leadership, we could all be moving towards sustainability. Con buona leadership dei politici possiamo muovere verso un modello di sostenibilità. The global crisis began with the Industrial Revolution, when we started to impose a society, a linear society, on a planet that functions in circles. And that linear society begins with the extraction of raw materials, manufacture of products, consumption of products, and then waste. Questo è iniziato dopo rivoluzione industriale, dove abbiamo cercato di imporre un modello lineare su un mondo circolare. Con questo modello iniziamo con estrazione, produzione, consumo e poi producendo i rifiuti. Now, the impacts of this linear society, we use an enormous amount of energy in extraction, transport, and energy in manufacture. Usiamo tantissima energia sia nell'estrazione della materia prima e nel trasporto per muovere queste energie, anche nella produzione dei prodotti finali usiamo tantissima energia. And we also produce a lot of solid waste, air pollution, water pollution, and carbon dioxide. Produciamo tantissimi rifiuti, anche rifiuti solidi, quelli dell'aria, acqua e anidride carbonio. And this carbon dioxide is contributing to global warming. E questo CO2 sta aumentando il discorso dell'effetto serra sul pianeta. So now I would like to look at the different ways of handling waste and how they impact this picture. Adesso vorrei guardare i vari modi per gestire i rifiuti e come gli impatti che hanno su questo tipo di... So we'll start with discarica, landfills. Iniziamo con discariche. No change. If you bury the material in the ground, you've got to go all the way back to the beginning and start all over again. Se lo metti nella piedi nella sottoterra, devo mettere per tornare sempre al punto di inizio. No reduction. Non si riduce niente. Not sustainable. Non è sostenibile. Incineratore. Inceneratori. No change. If you burn the materials, you've got to go back to the very beginning and start all over again. Se lo bruci il materiale, devi tornare sempre all'inizio e cominciare da capo. So incineration, cement kilns, burning waste, not sustainable. Incenerimento dei rifiuti solidi nei contenitori. Il cemento non è sostenibile. Ah, but if we recycle, Se facciamo riciclaggio, if we recycle, we cut out the impacts of the extraction. se facciamo riciclaggio, eliminiamo questi problemi di estrazione. And if we reuse the whole object, we cut out both the impacts of extraction and manufacture. Se riutilizziamo anche gli oggetti, eliminiamo sia i problemi di estrazione che di produzione di oggetti. And similarly with composting, we minimize the use of chemical fertilizers and the impacts of extraction and manufacture of those fertilizers. Quindi usando il compostaggio almeno diminuiremo gli effetti dannosi di fertilizzanti e pesticidi chimici. And if we reduce, if we don't use certain things which are not necessary, then we cut out all the impacts
se riduciamo il nostro consumo, naturalmente riduciamo tutti quanti gli effetti. So, in summary, each time we build a landfill or an incinerator or burn waste in a cement kiln, we are moving further away from sustainability. Una volta che costruiamo un altro posto per tenere rifiuti o un altro nuovo inceneritore, ci spostiamo ancora più lontano dal modello di sostenibilità. But each time we reduce, reuse, recycle or compost, we're moving towards sustainability. Tutte le volte che riduciamo, riutilizziamo, riciclare o fare compostaggio, spostiamo verso un modello di sostenibilità. So that brings us to part 2, the rifiuti Zero 2020. I've just written a book with this with Rossano Ercolini and Patricia Rasciuto, and the Vice Mayor of Naples, Napoli, Marco Sodano, wrote the introduction. Questo nuovo libro che è scritto con la signora Nicolano è stata anche scritta l'introduzione della vice sindaco di Napoli. As you probably have heard, on October the 3rd of last year, Naples declared a zero waste strategy. Come forse avete sentito all'ottobre dell'anno scorso, Napoli ha applicato una rifiuti zero. So we need 3 things for zero waste. We need responsabilità industriale a monte, we need responsabilità della comunità a valle, and we need good political leadership to bring these 2 together. So you've got that. So 10 steps to zero waste. Step 1, source separation. These 10 things make waste. When you mix things together, you make waste. When you separate things, we can recover resources. Step 2, porta a porta. Not Vespa, not Bruno, but raccolta porta a porta. A porta a porta is the trampolino to rifiuti zero. In San Francisco, once a week, they pick up 3 containers. Jeffrey is from San Francisco. They pick up 3 different containers. One for the multimateriali, one for the frazioni organico, and one for the frazioni residual. Questo è uno dei leader anche mondiali nell'avanzare delle discorsi di rifiuti. In Capanari, they have a different system. The same trucks on Monday pick up the frazioni organico, on Tuesday the multimateriali, on Wednesday the carta, the paper, on Thursday the frazioni residual, etc. And it's interesting that in Spain they are copying this system. They call it the Italian system. So you see in this town in Basque Country the same idea, same trucks picking up different materials on different days. Here are the 4 different containers. And they've introduced a very interesting idea of putting hooks. Each one of those has a number. You have a number and you have a hook. And that is where you put your materials. I ganci riguardano ogni hook, ogni gancio ha un numero che riguarda vari inchini. So you hear the frazioni organico. Okay? And you can see that you can have this also inside apartment buildings, and even you can put it on posts as well. Step 3, compostaggio. Here is the
composting facility for San Francisco, and this facility is surrounded by farmland, and the farmers are using the compost to grow fruit and vegetables and wine, which goes back to San Francisco. Questa zona di compostaggio è circondata da una zona agricola fuori San Francisco, dove i contadini usano questo compostaggio per l'utilizzo di frutti e ortaggi, di anche pesci di vino. And in Spain, that system that you saw, look at the quality of the organic fraction here. 99.76% pure. That is very, very good. So that system is working very well in Spain. We must have clean organics if we're going to use them for agriculture, growing food. Il compostaggio deve essere pulito per utilizzare nell'agricoltura. So step four is recycling. And here is the recycling facility for San Francisco. I'm hoping that we'll have something like that in Naples fairly soon. Questo centro di riciclaggio a San Francisco deve essere qualcosa simile a Napoli. And here's the material that's being recovered. And that's the same material that's being wasted, that is being burnt in incinerators and cement kilns. Questo è lo stesso materiale mentre viene curata e adesso ovunque tra i quali viene bruciato quotidianamente nei inceneratori. And the value of that material is going up and up and up as the demands from India and China go up and up and up. I valori di questi materiali sempre aumentano nella crescita di Cina e India che richiedono questi materiali. Step 5. Step 5 is reuse and repair and the deconstruction of old buildings. Deconstruction, not demolition. Quindi un passo di riutilizzo delle vecchie strutture, non di demolizione delle strutture. Now, if we look at the Los Angeles waste stream, the reusable items are only a small volume, dewy percent. But the value is well over 30%. The value of the total value of all the materials, the reusable items, very high. So small volume, high value. Il totale degli oggetti riutilizzabili è solo 2%, questa è una grafica di Los Angeles in California, ma il valore di quella percentuale è molto alto. Now this means that you can make businesses out of reuse and repair. So this business here in Berkeley, near San Francisco, it's been running for 30 years. Urban Ore has been running for 30 years. And it grosses $3 million a year, and there's 27 full-time, well-paid jobs. E in forma di questo movimento quasi tante opportunità per lavoro, per esempio questo è Urban Ore in Berkeley, California, vicino a San Francisco, che sta lavorando già di più di 30 anni e ha utili di $3 milioni all'anno con 27 persone impiegate a tempo pieno. Now I'm hoping, I'm not sure what your plans are for this old building here, this old distillery, but that would make a wonderful reuse and repair center. Lui spera che questa vecchia distilleria accanto farà un'ottima posta di riutilizzo e riciclaggio. So this is what it looks like in Urban Ore in Berkeley, a big warehouse. Un grande And here are the people that are buying the furniture, clothing, etc. All the things, a multitude of things. This is a shopping mall for second-hand goods. Questo è un grande supermercato per usato, di vestiti, mobili, tutti. Doors, porta. So they're the first 5 steps. How much can we get with those? How much diversion? How much raccolta differenziata can we get with these first 5 steps?
quanti in lontano possono andare con questi primi 5 passi. Well, in San Francisco, a population of 850,000, they are up to 78% ricotta differentiata by last year, and their goal for 2020 is zero waste or very close. In Italy, we have over 200 communities getting over 70%, and some very quickly. In Italia, come vedete, già 200 comuni stanno ottenendo più di 70% del rapporto differenziato tramite porta a porta, speriamo anche per voi. Salerno went from 18% to 72% in 1 year. Salerno ha fatto questo cambio drammatico del 18% solo un anno. And yesterday I was on the Amalfi Coast, and I believe we've got several of the mayors of the communities on the Amalfi Coast are going to go for zero waste. Ieri stavo alla costa amalfitana e ho incontrato vari sindaci della zona e nel globale vogliono seguire questo modello di Salerno. Salerno has built an excellent composting facility. Che hanno costruito una grandissima centro di compostaggio. So, the first 5 steps. Now we have to focus on this frazioni residual. Adesso concentriamo su frazioni residuali. So step 6, waste reduction initiatives. Examples. In Ireland, they put a 15-cent tax on plastic shopping bags. And in 1 year, they reduced the use of those bags by 92%. Incredibile. In Italy, you have some supermarkets which allow you to refill shampoo and detergent bottles. Excellent. In this store in Capanari, they have 60 taps. Taps for detergents, taps for olive oil, taps for aqua, taps for latte, taps for miele, and taps for vino rosso. Yes. Go over here. Wonderful. And in the schools, in Capanari, tap water, not bottled water, glass, not plastic, china, stainless steel, get rid of the plastic. Le scuole anche che usano l'acqua del rubinetto, non in bottiglie, bicchieri di vetro, non bottiglie di plastica, e le posate di metallo, non di plastica. Eliminare la plastica. And eco bimbi, reusable diapers, not disposable diapers. Step 7, economic incentives. In this system, the compostables are free, recyclables gratis, but the residual fraction, the more you make, the more you pay. Questo sistema più che produci, più che paghi. And there's somebody in the audience tonight that has a system to put a chip, a microchip, into the containers, which would make this system easy to administer. Qualcuno nel pubblico stasera un sistema per mettere un microchip nei contenitori per gestire più facilmente questo sistema. In Italy, communities that have used this system have had dramatic results. For example, Villafranca d'Asti went from 70% raccolta differenziata to 85% raccolta differenziata with this pay-by-bag system. Con questo sistema di paga per la borsa, più che produci, più che paghi, Villafranca d'Asti sono andate dal 70 a 85% di raccolta differenziata. And the expert on this is Roberto Cavallo from Piemonte.
and that's his contact details. Step 8 is the most important step for zero waste. This is the building of a facility to separate the frazioni residua and also to study, research the frazioni residua. As somebody in the audience told me before the meeting, he said, all waste is a mistake. It's a mistake. And we have to study our mistakes. And it's this facility in which we can do just that, study our mistakes. Qualcuno diceva, lui nell'incontro stasera, tutti i rifiuti sono errori, noi dobbiamo studiare i nostri errori, e questo tipo di facilità si permette. They have built these facilities in Nova Scotia, and they are built davanti discarica, in front of the landfill. And no waste can go directly into the landfill. It must go into this facility in front of the landfill. Allora, questo è dicendo in Nova Scotia, dove sta proprio davanti alla discarica, e il rifiuto deve passare prima con la facilità prima di andare alla discarica, per essere differenziato. This is very important for Campania, especially Campania, maybe Puglia, because the Camorra have put hazardous waste in landfills. But it's going to be more difficult if we run these separation facilities in front of the landfill. Questo è particolarmente importante nei Campania, potrebbe essere anche in Puglia, perché la Camorra che hanno messo loro mani e colorati, purtroppo hanno messo anche i rifiuti tossici, messo l'altro con i rifiuti normali, perché se non viene differenziata, quella parte. So, in these facilities, the residual fraction is taken out of the plastic bags and put on long conveyor belts. Questa società, le frazioni dei residui ammesse sulle queste grandi macchine che passano a lungo per permettere di procedere benissimo. And both machines and people pull out more recyclables and more toxins. Sì, con macchine e anche persone a fare queste separazioni, poi cose più riciclabili e anche tossiche. And the dirty organic fraction, panolini, etc., is not touched and gets all the way to the end of the conveyor belt, where it is then shredded and goes through a second composting operation, not to sell because it's dirty, but to stabilize it biologically above ground before it causes problems underground. I rifiuti non facilmente riutilizzabili passano alla fine dove viene anche macinata, ultra fine alla fine, dove viene anche risportata alla fine per essere utilizzata sopra alla fine. Now what we need to add to this is a research facility, a zero waste research facility to study the non-recyclable material. E abbiamo bisogno di questo tipo di centro dove possiamo fare ricerche su questi tipi di prodotti non riciclabili. And we need to use our professori and studenti from local universities to do this work for us. E abbiamo bisogno di utilizzare i professori e gli studenti locali per fare questo tipo di lavoro. And this is where community responsibility and industrial responsibility come face to face. E lì incontrano le responsabilità della comunità anche degli industriali. And we in the community have to say to industry, this is the message to industry, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. And this is the big difference now. This is the big difference between rifiuti zero and inceneratore or cement kilns burning waste. The difference is they want the residuals to disappear.
We want the frazioni residua to be molto visibili, because they are our mistakes. Loro vogliono, chi che sta dietro quei piani di inceneritori vogliono i nostri errori, i rifiuti, di sparire. E invece noi con i rifiuti vogliono che vengano viste in molte evidenze, perché chiaramente sappiamo i nostri errori. And if we now go back to remember the linear society here, now look, instead of waste at the end, what we've got is this residual separation and research facility and redesign. Telling industry to redesign so that the products that we consume are reusable, recyclable or compostable. Alla fine con questo tipo di facilità che fa questa ricerca abbiamo la separazione di residui e questa ricerca permette di riutilizzo e riciclaggio dei compostati. So you've heard, I'm sure, of the 3 R's: reduce, reuse, recycle. And now we've got the 4th R, which is redesign. Yeah. So you've heard of the 3 R's: reduce, reuse, recycle. Now we've got the 4th R, which is redesign. Il 3 è un ridurre, riutilizzo e riciclare. Adesso abbiamo ridisegnato i prodotti che potrebbero essere riutilizzati dopo. Now what about the 5th R? The 5th R. I have mentioned it several times tonight. The 5th R. What is the 5th R, which is molto importante? Anybody? Studenti? Rinascere. Reborn. I haven't mentioned reborn. Responsabilità. We want individual responsibility. We want community responsibility. We want industrial responsibility. We want academic responsibility. We want political responsibility. Responsabilità individuali, comunità, politica, soprattutto anche dell'accademia. So step nine is better industrial design, which is part of industrial responsibility a monte, and that industrial responsibility designed objects for sustainability from the very beginning. Clean production, stop using plombo, cadmio, mercurio, etc. And thirdly, extended producer responsibility, which means today the manufacturers sell us objects, and having sold them, they walk away. In the future, they must sell us the product, but when we finish with it, we give it back to industry. They have the responsibility to look after it when we finish with it. Parla di più responsabilità delle manifatture che quando finiamo con i prodotti che compriamo, qui dare a loro per gestire loro la sua fine di vita. And okay, step 10 is the temporary landfill, the biologically stabilized organics, and the non-recyclables. Passo 10 è gli scambi per biologicamente stabili, organici e non riciclabili. So here's the all 10 steps, culminating in a temporary landfill which we want to use less and less, and by the year 2020, very little. Questi sono tutti i 10 passi che sono la discarica temporanea che per 2020 l'anno 2020 vogliamo usare sempre di meno. Now notice that this plan begins with everyone, these 10 fingers here, but it ends up with the brightest minds and the best designers in our universities and in industry. That's the goal.
Questo iniziano tutti quanti, ma si finisce con responsabilità industriale anche i menti migliori delle università, come i disegni di prodotti migliori. Do you know who the first person in Italy to talk about zero waste? Do you know who he was? La prima persona che parlava del zero rifiuti in Italia? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci said, there's no such thing as waste. Leonardo da Vinci ha detto che non esistono rifiuti. So just as porta a porta is the trampolino to rifiuti zero is the trampolino to sustainability. E porta a porta si porta via passo rifiuti zero e poi si porta alla sostenibilità. We need our professors and students to find ways to link zero waste with other aspects of sustainability, like sustainable agriculture, sustainable architecture, etc., etc. Abbiamo bisogno dei nostri studenti, dei nostri professori, collegare i zero rifiuti con altri prodotti sostenibili come agricoltura sostenibile, architettura sostenibile. So we need to say no to the throwaway society and yes to the no to the throwaway society, yes to the sustainable society. Now this plan is better for the economy, more jobs. It's better for our health, less toxics. It's better for our universities, more relevance. It's better for the planet, more sustainable. And it's better for our children, more hope. And now, the big obstacle to zero waste. Inceneratore and cement kilns that burn hazardous waste. Il grande ostacolo al zero rifiuti è l'argomenti contro gli inceneritori. So here are the arguments then against burning waste in cement kilns. Number one, it is not sustainable. Remember this picture. If you burn something, you've got to go all the way back to the beginning and start all over again. Number two, it's a waste of energy. A waste of energy. More energy is saved by recycling and reusing and composting than you get back with burning. Now this picture here compares the amount of energy, the green figures, that's the amount of energy you save when you recycle these materials. The yellow figures is the amount of energy that you get back when you burn them to create electricity. And lastly, the white figures is the ratio. How much more energy you save by recycling compared to burning. La colonna grande energie risparmiate da università di questi oggetti di giornali, carte fine, carte pressate e altri tipi di carte ricetta giallo, l'energia prodotta dall'inceneratore e l'ultima colonna e il ratio tra le due componenti, due di più con riciclaggio. For example, PET, plastic. This is the plastic of aqua bottles. 26 times more energy. 26 times more energy saved by recycling PET than burning it to produce electricity. Solo con i tipi di plastica che usiamo nelle nostre bottiglie di acqua e 26% e più, 26 volte di più, scusami, recuperato energia nel riciclaggio rispetto di generazione. 3. Incineration releases
toxic metals from plastics and many other materials. Le generazioni si scarica tanti metalli tossici dai plastiche e anche altri materiali. So the toxic metals like lead and cadmium and mercury, arsenic, chromium, etc. are released when you burn plastics. Metalli pesanti come piombo, cadmio, arsenico, cromio, eccetera, sono scaricati nell'ambiente della produzione di plastica. Now in an incinerator, these metals end up in three places. They could end up in the bottom ash. This is the ash that falls through the grates. Sono quattro posti dove pongono poi questi metalli tossici, prima in fondo con le cime. Or ends up in the fly ash, which is captured in the air pollution control devices. O nella cime che vengono con i filtri per l'aria. Or they go up the stack. O fuori il camino dove escono. Now, in a modern incinerator, over half the money is spent on this part of the machine. Nell'inceneratore moderno più di metà della spesa va da quella parte della And the air pollution control on a cement kiln is extremely crude compared to these devices. Il controllo dell'aria, della bruciatura del cemento è ancora molto più precipitato da questa macchina. Now in an incinerator, this bottom ash is toxic and this fly ash is very, very toxic. Nell'inceneratore questo bottom ash, la prima parte dove c'è la maggioranza è tossica, però il fly ash dove c'è 10% della cera è estremamente tossica. Now, in Germany and Switzerland, they put the fly ash into nylon bags and then into salt mines. In Germania e Svizzera dentro queste fly ash sono proprio più tossiche. Dentro busti di nylon e dentro le miniere di sale. And in Japan, they vitrify the ash. They make it into a glass. In Giappone bruciano ulteriormente per prendere il vetro. But in cement kilns, both the fly ash and the bottom ash go into the cement. Ma il contenitore di cemento, il pieno cemento, tutti e due di queste cere va dentro il cemento. So the toxic metals from when you burn waste in a cement kiln either go into the cement or they go into the air. Perciò questi metalli tossici va dentro il cemento proprio o escono nell'aria. So the cement that this company is making is toxic material, but it's not labeled that way. There's no label warning people that this cement contains toxic metals. Perciò il cemento viene prodotto dalla nostra industria qui vicino è tossica, però non viene etichettato per dire proprio questo, perché ci sono materiali tossici dentro il cemento. As I've mentioned, in cement kilns the air pollution control devices are not as sophisticated as in modern incinerators. Come il problema è che nel modello del cemento il procedure non è la capacità di filtrare il tossico non sono allo stesso livello di eccetera. Now, if you look at the top here, this is typically the filter on a cement kiln is an electrostatic precipitator, which is very, very crude compared to what we now have on incinerators. This is cement. Cement, this is a cement. Parlare della sopra destra è un tipo di filtro elettrostatico sul contenitore di incinerazione di cemento, però è molto basilare. So many of the volatile metals, like mercury, lead, cadmium, and thallium, will be going into the air. Perciò tanti metalli tossici come mercurio, piombo, cadmio e thallium vanno nell'aria. And you'll notice
that the other toxic metals are fed into the clinker, goes into the cement. E gli altri materiali tossici non escono, ma viene raccolto e va dentro il cemento. Now, in addition to toxic metals, we also produce some very, very toxic byproducts called dioxins, etc. Oltre ai metalli tossici, anche produciamo vari gas tossici come diossine. These, the toxic metals and the dioxins, come out largely in nanoparticles. Maggiormente questi escono come nanoparticelle. Now, as far as the air pollution from cement kilns are concerned, you're hostage to one, how well the plant is run, how well the plant is monitored, and how aggressively your government enforces the regulations. Questo è giustissimo. Comunque siamo in riguardo dei inquinamenti dell'aria, siamo stati a come viene gestita l'operazione, quanto bene viene monitorato le scariche e con quale aggressività il governo viene a applicare le regolazioni governanti. Now you need three things to protect the public. Bisogna tre cose per proteggere il pubblico. You need strong regulations. Regolazione forte. You need adequate monitoring. Monitoraggio giusto. And you need tough enforcement of the regulations. Deve applicare queste regole pure. And if any one of those links is weak, the public is not protected. E qualsiasi di queste pezze deboli, il pubblico non è protetto. Now, there is no monitoring or regulation of nanoparticles. Non ci sono monitoraggio o regolazioni di nanoparticelle. Now, in both for incinerators and cement kilns, the regulation is for 10 micron particles. These are like cannonballs compared to nanoparticles. La regolazione per le particelle più di 10 microgram, che sono enormi queste nanoparticles. And maybe soon in Europe, the standard will go down to 2.5 microns. Spero presto in Europa le standard scenda a 2,5 microns. But the cement kiln can say, oh, we are obeying all the regulations, but this means nothing because the regulations are not adequate for nanoparticles. Il gestore degli impianti posti dire ma non stiamo seguendo tutte le regole riguardo le particelle perché queste regole non sono abbastanza adeguate nel discorso di nanoparticelle. Can somebody get rid of that irritating thing? Could somebody? Maybe we need the light for just a second. Poi c'è della luce. Oh God, we need We need a better. We need Okay, we'll keep going until it runs out. Now we already know that the larger particles cause health problems. The 10 micron particles and the 2.5 micron particles increase respiratory problems and heart disease. And we also know, well, you better translate that. Già sappiamo di queste particelle di 10 micron, arrivano a 2,5 micron, poi questi problemi del sistema cardiovascolare. And we also know that as those particles get smaller,
that relationship gets stronger. The more disease, the more death that we have from particulate. Sappiamo che anche più che scende le dimensioni delle particelle, più problemi di questo genere aumentano. And you already have a lot of air pollution in Italy. And you already have illness and death from that air pollution. These cement kilns, these incinerators, putting out nanoparticles will make the current situation worse. Avete già un problema di inquinamento di aria in Italia, queste fabbriche, generatori, eccetera, solo aumenteranno notevolmente questo problema di aria. Now, the problem with nanoparticles is they're very difficult to capture. They're very difficult to capture. You will not capture them in electrostatic precipitators. They travel long distances. They remain suspended in the air for long periods of time. And the biggest problem is that they're so tiny, they go straight through the lung membranes into the bloodstream. There's no defense. Il problema più serio è che le particelle sono così piccole che passano direttamente dalle membrane dei bronchi dentro le sangue. And once they're in the blood, they circulate to every tissue in the body, and again, they can enter every tissue in the body. And they can even get into the brain. And here is a particle in the brain which contains lead, and barium, and chromium, and iron, and silicon. Possono anche le monete entrare nella barriera del sangue del cervello, dove questo ricerca hanno trovato piombo, bario, cromo, ferro e altri metalli proprio nel cervello. Now there was a very important paper published in America in this very... They're not supporting us. They're not supporting the people. They're not supporting our health or our children. They are supporting the waste industry, the incinerator industry, and the cement industry. This is not about health. This is about money. I governi stanno guardando non l'interesse della cittadinanza e salute della cittadinanza, ma l'industria del cemento, di incinerazione, gestire i rifiuti. Questo è un discorso di soldi. Now some concerns about dioxins, and a subject which I've studied for 27 years. Un po' di pensieri sulle diossine, una materia che dove studiate da 27 anni. The dioxin problem from cement kilns. First of all, when they've made measurements, they change dramatically. Even within a few hours, the dioxin emissions can jump by a factor of 80. Il problema con l'incinerazione e la produzione di diossine è che le emissioni delle diossine possono variare drammaticamente anche entro varie ore, può cambiare da un fattore per 80 volte. The emissions increase with upset conditions and during startup and shutdown. Le emissioni aumentano durante condizioni che vengono sospese bruscamente o durante l'inizio o la fine del processo e hanno bisogno di un cambiamento continuo. Very few measurements are made, maybe once a year. Pochissime misurazioni e cambiamenti sono fatti, forse in una volta. And the company knows a month ahead of time that they're going to be measured. E le ditte che bruciano queste materie sanno anche un mese prima quando vengono fatti questi rilevamenti. I won't bother with that. It's also misleading to compare concentrations of dioxin because the volume of gases emitted from cement kilns are much, much larger than other sources.
a volte può ingannare l'emissione delle diossine perché rispetto al volume totale delle gas che producono l'incinerazione è molto piccolo, proprio abbiamo bisogno di un totale anno delle emissioni complessive. So the number that we need is how much dioxin they are putting out each year. Il numero che abbiamo bisogno è quante diossine viene prodotte annualmente. And also, they only measure a fraction of the dioxin-like compounds. E misurano solo una frazione, un po' piccolo percentuale di materiale simile di diossine. So waste burners only consider PCB, dioxins, and furates, chlorinated. They're all chlorinated. However, we also have brominated biphenyls, dioxins, and furates. Le misurazioni di diossine non sono considerate quelli prodotti spesso aggiungono i molecoli di cloro, clorinato dal filo, clorinato dalle diossine e clorinato del furato, ma abbiamo anche lo stesso componenti come i bromi attaccati. And we also have mixed chlorinated and brominated biphenyls, dioxins, furates. Abbiamo anche versioni miste di cloro e bromio. And we have many. There are literally thousands of substances like dioxin that are coming out of these stacks, and most of them are not being measured. E abbiamo anche migliaia di componenti simili alle diossine che escono di questi scarichi che non sono misurati. Now, the major health concerns. The dioxins that we get into our body, most of it we get from our food, animal fat. La maggioranza delle diossine che coprono il nostro corpo vengono nella nostra dieta del grasso animale. When the dioxins go into our fat, the male, cannot get rid of them. They steadily accumulate over a lifetime. Quando le diossine entrano nelle nostre cellule grasse, soprattutto per l'uomo, non possono essere recupero. But the woman has a way of getting rid of dioxin. Ma la donna ha un modo per scaricare le diossine. By having a baby. Per un figlio. So the woman is accumulating dioxin from the moment she's born to the moment she has her first baby, and then in the 9 months that she's pregnant, the dioxins are moving from her body to the baby, to the fetus. Le diossine che stanno accumulando nel gas della donna dalla nascita praticamente durante gestazione di 9 mesi dal bimbo, sulle diossine muove dalla donna al bimbo. So the highest doses of dioxins, these very toxic substances, are going to the fetus and then to the baby. Il dosaggio più alto di diossine di questi componenti estremamente tossiche vanno al feto e muoiono. And they interfere with the development of the fetus and the baby. E creano problemi come la crescita e il sviluppo del bimbo. Now, it's one thing for the workers in these cement kilns to take risks with their own health in exchange for their pay. È una cosa per gli operai dalle fabbriche dei inceneritori di prendere rischi con la loro salute. But it's another thing for them to take risks with their families, especially their babies and children. Però un altro rischio totale quando mettono a rischio la salute della loro famiglia e soprattutto dei bimbi giovani e i bimbi nati 20 anni da lavoro. You have to send a message via your politicians that your health and your baby's health is more important than this company's profits. Dovete mandare un messaggio ai vostri politici dei vostri salute dei vostri figli, bambini, è più importante dei profitti di queste compagnie. Now,
there's something else that you need to know about the manufacture of cement. In the first stage, they produce clinker. These are lumps, big lumps of solid material. Nella prima fase di produzione di cemento producono questi grandi grumi di materiale chiamati clinker. And then, in the second stage, this clinker is ground up to produce a fine powder, which we call cement. Nella seconda fase questo clinker viene macinato queste polvere per produrre il cemento. So I've already told you that the toxic metals are going to be in this fine dust. Già detto che questi metalli tossici saranno dentro queste polveri di cemento. So how well are the workers protected in these plants? E come sono protetti gli operai di questi fabbriche? Are they breathing it into their lungs? Stanno respirando queste polveri nei loro polmoni? Are they getting it on their skin? Are they getting it on their clothes? Prendono sul loro vestiti Which they take back to their families. e lo portano a casa, alle loro famiglie. This is a very serious problem if you're burning waste. È un problema molto serio se stai bruciando rifiuti. I am opposed to waste incineration in facilities which are designed for that purpose. Lui è contro l'incinerazione di rifiuti nei facilità che sono destinate per fare quello. I spent 27 years fighting these incinerators. Ho passato 27 anni per lottare contro queste facilità. But when you burn the waste in cement kilns, you're taking it out of the hands of professionals and you're putting it into the hands of amateurs. Quando togli queste capacità di bruciare i rifiuti e bruci nel contenitore di cemento, stanno portando queste non delle mani professionisti, ma nei principianti. Now, don't mistake what I'm saying here. As far as making a cement is concerned, they are professionals. That's their job, making cement. But as far as handling waste is concerned, as far as understanding the toxicological problems of what they're producing, they are amateurs. Non prende lui male, nel senso che loro sono professionisti nel produrre cemento, ma nel gestire rifiuti tossici e le risposte tossicologiche che può avere a loro stessi e alle loro famiglie sono principianti. Now, obviously, for the cement industry, this is great business for them. Naturalmente per l'industria del cemento questo è un grandissimo affare per loro. Think about it. Pensi, Instead of paying money for the fuel, coal, petrocoke, or whatever, they have to pay for that. Now they've got a situation that people are going to pay them to take this fuel. Pay them. Of course. e invece prima che hanno dovuto comprare il materiale per bruciare, per produrre il loro prodotto, adesso loro hanno prodotto rifiuti che vengono pagati loro per consumare, per dare loro energia per produrre il loro prodotto. And guess what? The more toxic the waste, the more money they get paid. E più tossico sono i rifiuti, più che loro sono pagati. In the United States, we have the chief executive officer of one of the major cement companies tell the world that they expect to make more waste, more money, burning hazardous waste than they are making selling cement. Il capo di uno dei grossi produttori di cemento negli Stati Uniti hanno dichiarato quest'anno che loro guadagnano più di gestire i rifiuti tossici nel bruciarlo di vendere cemento. Now, there are two technical documents. This one was put out by Edward Cleppinger back in the early 1990s, which is a technical argument why it's very dangerous to burn waste, especially hazardous waste, in cement kilns. Questo è un documento che si lontano al 1996 spiegando tutti i motivi perché è pericoloso di bruciare rifiuti tossici e cemento.
And this document is from the cement industry, which tells you how safe it is to burn waste in cement kilns. Invece questo è un documento proprio dell'industria del cemento dicendo quanto è sicuro bruciare rifiuti in queste cemento. So if you read those two documents, the truth is probably somewhere in between. Se leggi tutti questi documenti, proprio della verità sarà da leggere. You can get them both from the internet. Sono tutti disponibili da internet. But even if you made incineration or cement kilns safe, Anche se rendendo il processo di incenerimento sicuro, you would never make them sensible. non sarà mai sensato. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying materials. Our task is to stop producing products and packaging that have to be destroyed. E non sappiamo che in questo secolo non è dato di trovare modi migliori per distruggere i materiali, ma di produrre prodotti primi che non richiedi di gestire nuovo rifiuti. So that brings us back to what we've already covered, the zero waste strategy. Just does that. Instead of producing products that we have to destroy, our object is to recover, reuse, recycle as much as we can, and if the community can't do that, then industry should stop making these materials. And I've been into that argument already. Lui torna al discorso dei tre M di riutilizzare, riciclare, recuperare, ridisegnare, alla fine che non richiedi la gestione di questi prodotti che si accumulano nell'ambiente. So again, just to summarize, to get to zero waste, we need community responsibility, a valley, we need industrial responsibility, a monte, and we need good political leadership to bring these two together. And I will end on one last thing. Per arrivare a zero rifiuti abbiamo bisogno di responsabilità da parte delle comunità e anche delle industrie e una buona politica di portare a termine questi concetti. My last statement to you. It's about affecting change. L'ultima frase è di cambiamento. Affecting change is like driving a nail through a piece of wood. Di creare cambiamento è come di mandare un chiodo dentro un pezzo di legno. The expert can sharpen the nail. L'esperto può affilare il chiodo. But the expert can't push the nail through the piece of wood. Però l'esperto non può spingere il chiodo dentro il pezzo di legno. You need the hammer of public opinion to drive that nail home. Hanno bisogno del martello della opinione pubblica per martellare quel chiodo dentro il legno. So I cannot bring Rifiuti Zero to this town, Connett. Io non posso portare zero rifiuti a Barletta. I can't stop this cement kiln burning waste. Non posso fermare questa generazione. But I hope that I've given you some ammunition so that you can organize to get Rifiuti Zero and stop them burning waste here. E spero che ti abbia portato un po' di armi per portare voi a fare smettere le generazioni qui. So thank you Jeff for the Thank you all for listening so well for such a long time. You've been extremely patient. Grazie a tutti voi per la vostra pazienza e attenzione. And one last thing. The thing I love about Italy is the passione.
That's what we need. Sicuramente faremo tesoro delle sue indicazioni ma anche dei suoi suggerimenti. L'unico problema è che io devo scappare insieme a... scusate, mi avevo promesso che venivo, che ascoltavo, c'è una riunione alle 8 in sostituzione. Ora, le strategie indicate, a parte internet o il volume che può essere comprato in merito, può permettere di arricchire le nostre conoscenze, ma soprattutto portare avanti quella cultura che non è legata a una sola persona, ma penso che sia legata a una comunità la più grande che stessa possibile. Noi cercheremo di mettere in pratica sia quanto abbiamo deliberato il Consiglio Comunale qualche giorno fa, sia i step della strategia con attenzione che noi chiediamo in un processo di informazione dal quale non possiamo sottrarci se vogliamo davvero guardare all'interesse pubblico in serenità ma anche con una coscienza che ci può poi portare a farci sentire responsabili per le generazioni che esistono ma soprattutto per quelle che verranno. Devo purtroppo andare via, ma non significa disertare il convegno al quale ho partecipato spontaneamente, ringraziando per l'iniziativa e per l'invito di a maggio il professor Connett sarà il nuovo ospite, abbiamo concluso l'iter per la cementeria in regione, abbiamo approvato la deliberazione del consiglio, quindi possiamo rincontrarci tutti e capire insomma i due problemi a che punto sono. Io credo anche che la dichiarazione del sindaco è abbastanza ci fa ben sperare sul fatto di intraprendere la strategia di rifiuti zero, cioè il fatto di indicare i 10 punti della strategia di rifiuti zero. Noi non vogliamo che sia approvata in Consiglio Comunale una strategia di rifiuti zero che non va in questa direzione, perché il rischio c'è, l'abbiamo visto anche nell'appuntamento di venerdì scorso, il 26 marzo in Consiglio Comunale. Quindi questo è importantissimo, questa non è un'iniziativa soltanto organizzata dal collettivo Exit ma dall'associazione per i comuni. Io invito tutti quanti a mobilitarsi, perché non è possibile che questa sia una battaglia di poche sigle o di poche realtà, questa deve diventare una battaglia di un'intera comunità. Non ci possono essere questa battaglia, perché il problema non è soltanto sulla città di Valletta, io ho detto anche all'inizio che è un problema a livello
provinciale, abbiamo anche un problema a livello regionale, perché è vero che anche in Puglia, la regione Puglia ha fallito dal punto di vista della strategia dei rifiuti, del chiudere il ciclo dei rifiuti. Qui si sta cercando anche la regione Puglia di passare dalla dittatura, cosiddetta dittatura delle discariche, alla dittatura dei cementifici. Tutto quello che il professor Connett ha detto dell'incenerimento dei rifiuti riguarda chiaramente gli inceneritori, e noi in Italia siamo bravi diciamo, abbiamo trovato anche il termine giusto, termovalorizzatori. Noi siamo gli unici a definire termovalorizzatori. Ma c'è un problema dei cementifici, che è un problema molto più grave degli inceneritori. Noi ce l'abbiamo nel cuore della nostra città. Noi oggi, professor Connett, quando siamo tornati da Napoli, abbiamo fatto un giro per la città e abbiamo fatto vedere il cementificio della Pulsiudice. Il professor Connett è rimasto scioccato da vedere un impianto del genere nel tessuto urbano della città. Quindi è importante che questa battaglia diventi una battaglia di popolo, una battaglia di massa, perché se no non la vinceremo mai, né per quanto riguarda la strategia di Fine Zero, né per l'incenerimento dei rifiuti. Io, chiunque vuole intervenire, vuole fare una domanda al professor Connett, il microfono è qui e può intervenire. Grazie. Domande? Sì, grazie. Allora, io sono Carlo, sono consigliere comunale. Prima di purtroppo, spero non ci sia il consiglio di salutarvi, perché purtroppo questa sera c'è un tavolo politico, si sente, c'è un tavolo politico che stiamo facendo ritardare proprio perché ritenevamo opportuno essere qui presenti. E nel quale poi è bene anche che si sappia certe posizioni che sono condivise con associazioni, movimenti ambientalisti, cittadini, vengono riportate anche, non è facile, ma vengono riportate in questi luoghi di incontro, diciamo così, di politica, così come qualcuno che ha assistito è stato testimone, abbiamo cercato di portarlo nell'ultimo consiglio comunale, in cui si è riusciti a strappare questo impegno del consiglio monotematico di discutere della strategia verso il pensiero. Io vorrei riportare un impegno che è quello verso la strategia di Zero, che è un impegno che va avanti già da diversi mesi con diverse associazioni. C'è qui il collettivo Exit, i comuni, c'è l'Arci, Carlo Cafiero, che qualche mese fa ha ospitato Alessio Ciacci, che è l'assessore all'ambiente del comune di Capannoli, che molto probabilmente a breve tornerà a farci visita qui nel comune di Barletta. E dico però che quello che è stato fatto in questi mesi, quello che anche alcune forze politiche stanno cercando di fare, non è abbastanza, per una ragione molto semplice. Io credo che ci sia ancora un grande velo di omertà in questa città legato al tema di quanto sia effettivamente dannosa la presenza della cementeria nel pieno centro urbano della nostra città. Allora io credo che questo velo di omertà lo possiamo stracciare tutti quanti insieme, e perché vorrei che da domani non si discuta più di questi temi, che porca miseria, l'abbiamo capito quanto fa male. Io vorrei che da domani non si discute insieme di come occuparci del problema occupazionale, se mai ci sarà, dei lavoratori che oggi lavorano nella cementeria, perché la cementeria di Barletta non ci deve stare più. Questa è la nostra posizione politica che dobbiamo portare avanti come cittadini. Si parla di un impianto di compostaggio che molto probabilmente a Barletta si ispira, se verrà accolta questa nostra candidatura, dovrà sorgere in questa città. Noi vogliamo che una riconversione anche dal punto di vista occupazionale in città sia verso questo tipo di impianti, sia verso questo tipo di industria. Sono convinto, e veramente lo dico con quel po' di speranza che mi rimane, che se mettiamo insieme le forze politiche, le associazioni libere cittadini, probabilmente questi obiettivi non saranno poi così fissanti. Quindi vi ringrazio, chiedo prima di salutarvi, ringrazio ovviamente gli organizzatori e ringrazio il professore, se questa interessante relazione, anche supportata dalle slide, sia possibile riceverla in modo tale che anche tutti
consiglieri, gli assessori, tutte le forze politiche ne abbiamo piena conoscenza, perché a volte c'è anche un problema di ignoranza oltre che di interesse. Abbiamo ripreso tutto, sarà disponibile il video su Basta Channel per intero, chi insomma si può scaricare, si può ascoltare tranquillamente a casa, anche perché questo è il secondo incontro che noi facciamo su rifiuti. Abbiamo fatto nel mese di febbraio, il 21 febbraio abbiamo ospitato il dottor Agostino Di Ciaula di Modugno, naturalmente assessore all'ambiente al comune di Modugno, diciamo, premiato dall'amministrazione per il suo impegno, perché ha bloccato un inceneritore nel comune e ha portato avanti appunto la deliberazione da parte del comune di Modugno della strategia di rifiuti zero. Quindi c'è anche quel padrone della rete vesuviana che ci ha invece illustrato, diciamo, i danni alla salute dell'ambiente. Entrambi gli incontri sono scaricabili su Back Channel, hanno un ottimo audio, quindi insomma chi fosse interessato, io credo non tutti, perché insomma l'invito è credo tutti quanti, perché così diciamo, le presenze sono, quindi insomma io credo nell'impegno, nella responsabilità individuale oltre che collettiva. Altri contenuti saranno disponibili domani mattina sul profilo ufficiale di Beni Comuni, delle foto dei piccoli crediti sono riusciti a girare nel momento, poi aspettiamo un lasciare per visualizzare. Io insomma mi ripeto per il 90% nel mese di maggio il professor Borgones ritornerà per un incontro a Bari, quindi ne approfitteremo probabilmente per ospitarlo ancora e tirare le somme, perché probabilmente per maggio tutto l'iter alla regione per la protezione ambientale, per la 2015 sarà concluso, quindi potremmo aggiornarvi sulla questione Buzzi e ci auguriamo che entro tale data il nostro Consiglio Comunale abbia approvato la strategia di rifiuti zero, magari cominciando a coinvolgere noi cittadini, associazioni, movimenti, scuole, parrocchie, medici, insomma questo è il lavoro che noi ci auguriamo venga fatto all'inizio. Vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo incontro. Della notte la malinconia non è uno stato d'animo, le vite altrui si sono rotte e sembra non esista più il tuo prossimo. Ti vesti un poco di silenzio, hai la dolce illusione di essere solo, sono macchine che passano o del vento, o sono i tuoi pensieri alzati in volo, i tuoi pensieri un po' ubriachi, danzando per le strade, si allontanano, ti sono sfuggiti dalla mano e il giorno sembra ormai così lontano, e il giorno sembra ormai così lontano. Hai perso il tempo, la malinconia ti sembra di toccarla.